Health Kitchen. Andare là quando è bello, va Elio. C'est un autre monde. Je suis Plaza San Marco. Je suis au Vatican là. Ah. Regarde la Tour Eiffel. Bello, guarda le fondate, che belle. No, ragazzi, ci stiamo spostando e stiamo arrivando a quello là, qual è la replica della fontana di Trevi. Noi stiamo poi camminando da un po' di tempo, stiamo ancora a Cesar Palace per 2 giorni. Guardate la fontana di Trevi. Che figata. Vediamo. Wow! Mamma mia ragazzi, guardate, questo è ancora il Cesar Palace, Noi qui siamo venuti per il Forum Show, che ieri abbiamo... Wow, che bello! Ma che figata! Io questo volevo fare, vedi di lui a casa, però come fai? È magnifico. Ma di lui aspetta di entrare. Allora ragazze, ci siamo persi sul Canova alle 8 pm, 9 pm e 10 pm le lezioni. E al limite domani o devo vedere, è veramente una cosa spettacolare. Vabbè, adesso andiamo al limite a vedere il Tremont Street. Aspettate. Allora ragazzi, ci stiamo facendo un tour così dall'altro lato del marciapiede, perché comunque per arrivare al Fremont per Elio è un po' complicato con la carrozzina, dobbiamo al limite arrivarci no a piedi ma con il traffico. Voilà, adesso andiamo, non so, alla ricerca di qualcosa da mangiare. Nell'hotel non voglio mangiare, nel nostro hotel. Vediamo un po', a più tardi. Manca di traffico. Ah, eccolo il mandarino. Regarde, ça monte toujours. Empire State, Empire State. Là. Ah, Ouais. Ça c'est magnifique. Et là ça continue. quello è bello, non la
film. Andiamo a prendere il biglietto. Voilà. Ragazzi, ecco i biglietti del Copperfield. A stasera quindi alle 9:30, mi dispiace ma credo proprio che non si registra neanche, cioè non ti fanno neanche entrare con il telefono, però io me lo vedo. Ciao. Ah ragazzi, ristorante di Morimento. Attends. Rentre, No, ma è chiuso. Non, je sais. Ah? À quelle heure ils ouvrent? Non lo so. Però voglio prima capire se mi sembra che è giapponese, sì. C'est japonais, oui, mais tiens, regarde. C'era pure con il paracadute, vabbè questo costerà una cifra astronomica. Magic Dragon, un po' di cose. Un'altra costruzione. Ah oui. Bruttino questo Hilux. Pas bien placé. Trop loin. Da, 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 da. Nine, nine, to play. That's the Voilà, ragazzi arrivati, adesso andiamo un po' in piscina. Vai ragazzi. Voilà. Voilà. Ok, andiamo
Andiamo da adesso MGM, andiamo a vedere David Copperfield. Mi dispiace, ma penso che sia veramente impossibile registrare. Questa è una cosa purtroppo è facile che sia così. Sì, si muove troppo. Message è Mirage o Treasure Island? Il vulcano. Yeah. Se Mirage o Treasure Island? Treasure. Treasure Island. Treasure Island? Treasure Island o Treasure. Mirage? Mirage. Ah, te Mirage, Mirage, ok. yeah. It's a Mirage. Che non l'avevo mai capito perché stanno tutti e due vicino gli hotel. No, non si riesce a comprendere. E meno non c'è sta una. Ma questo dell'iPhone secondo me è arcimiliardario. Non c'è sta una persona che non ha l'iPhone. No, ci sta una persona che non ha l'iPhone, tu. No. Ma come sono lunghi i semafori, mamma? Che sono qualcosa di esagerato. Dietro a questa qua c'è sta una rosa. E vallo a capire che c'è sta. Eccola. Succa rosa. Queste macchine qua ti possono affittare 200 dollari. 200 dollari 4 ore mi sembra. La Ferrari è 300 dollari 4 ore. La Ferrari. A Parigi 100 euro 20 minuti. Bella giù. Aspettano però loro aspettano. Quella è l'aria. Louis Vuitton. Guarda Louis Vuitton, eh.
parlavi del Bellagio? Bellagio l'abbiamo superato. Ora siamo a New York. Quello della piramide, là dell'illuminazione della piramide. 7656 at the end of your shift, sir. Please make sure to get your camera downloaded. Seven six nine six. Did you copy, sir? No, no ragazzi, ma più tardi. Se non riesco a registrare vi faccio sapere com'è, ma penso che è impossibile proprio registrare, perché non ho visto video che esistono su YouTube, quindi e anche se esistono, secondo me, anche se riesci a registrare ti bloccano e ti chiudono il canale, come ho fatto con il circo a Parigi, che mi hanno chiuso il canale, quindi secondo me non conviene neanche rischiare. Almeno la parte finale, vediamo. Ciao a tutti. Voilà, allora ragazzi, siamo qua, siamo andati già all'ingresso, si entra tra poco, ci prendiamo qualcosa da bere, però sta scritto proprio all'ingresso: tutte le forme di videoregistrazione non sono consentite, tutto, videocamere, tutto, quindi non si registra. Ciao e vi faccio sapere dopo com'è. A $500 a posto, che cazzo, adesso dopo forza bello, no? Poi una bella posizione. A più tardi. Ragazzi, allora logicamente interdetto la videoregistrazione, vi sto facendo solo adesso, mi hanno dato il consenso solo adesso, prima che inizi lo spettacolo. Vi faccio vedere un po' il palcoscenico dove siamo. Siamo proprio là, però purtroppo non posso registrare, mi dispiace tanto. Ciao a tutti. Bella emozione, incredibile. David Copperfield. Ciao. Che emozione, non vedo l'uno. Comunque fa pure un freddo, boia pure qua. Ciao a tutti. L'ho finito, come l'hai trovato? Straordinario, specialmente la parte finale del... Il appétit, vraiment, enfin... il dinosauro, madonna mia, veramente bello, venite a vederlo, veramente bello, complimenti. Ragazzi, facciamo un ritorno al nostro hotel, non si sa quello che si farà. Singer from northern Algeria. He plays on a small keyboard cradled between his left ear and shoulder. The 35-year-old has a repertoire of about 100 songs, a mix of the Algerian folk music line, covers of pop music and Lamoury's own compositions, mostly love songs, all of them in Arabic. When Lamoury arrived in France 15 years ago, the metro seemed like the perfect stage. Mamma mia, quanto è bello sto New York, palazzo. Paolo, io voglio Bellagio. Le? Bellagio. Tu vuoi fermare a Bellagio? No, lui lì. Sta là, sta dopo New York. Was a rather shy singer. He didn't have a work permit and in the early days was often told to move on from the metro. La première fois que je jouais dans le métro, I never to blame. how everyone would look at me. With regard to it often tell me to leave as I didn't have an official authorization to play on the metro. Nowadays, the train guards let him play undisturbed, and Lamoury has become part of the furniture for many passengers. I like it. Weird and beautiful, sentimental music you played. It's a new way of considering folk music from a Parisian of 2018. The first album will Bella, come out next ragazzi. year. Lamoury is delighted.
Not only because he could finally become a famous musician. The work with Benjamin has allowed me to submit an application. When they belong to the world's most successful restaurateurs and chefs. 3 restaurant critics from across the globe swap notes on the job, divulge the tricks of the trade, and tell us how it really feels to write a blistering review. The food chain is after the news. BBC News with Neil Nunes. Republican members of the U.S. Senate Judiciary Committee are pushing for a vote on President Trump's Supreme Court nominee later on Friday, a day after dramatic testimony from Brett Kavanaugh and a woman accusing him of sexual misconduct. Mr. Kavanaugh angrily denied assaulting Christine Blasey Ford when they were teenagers. He described the allegations as a plot to also bring up human rights. Mr. Erdogan said he wanted to turn the page on a long period of tension. India's Supreme Court has ruled that women between the ages of 10 and 50 have the right to enter a revered Hindu temple, ending a centuries-old ban. Officials at the Sabarimala temple in Kerala had argued that the ban on women of menstruating age was acceptable because they are considered impure. An interim official report on Australia's banking system has condemned a culture of greed and putting profits before all else. The Banking and Financial Services Royal Commission has exposed wide-scale abuses, including money laundering and bribery. A commercial aircraft with 47 people on board has crashed into the sea in Micronesia, but a flotilla of small boats rescued all the passengers and crew from the Boeing 737. The plane hit the water off the small island of Ueno after overshooting the runway. BBC News. Hello, I'm Emily Thomas, and this is The Food Chain, where this week I'm joined by some particularly candid and straight-talking guests. And did that leave a bad taste in your mouth? Did you find it a little embarrassing to send a dish back? Or worry what the waiter might think of you or do to your food? Or worse perhaps, that the poor kitchen staff might be berated for a simple mistake because of you? How then must it feel to be a restaurant critic for a national paper with the power to make or break careers? What would it feel like to write something like this? The carrot is a sorry specimen, and attention turns quickly to the little bun stuffed with shreds of lamb presented alongside. A pool of sheep's milk yogurt has turned up at the wrong party. They're eating out. Are they well paid? And does anyone actually invite them over for dinner? I'm joined by Rashmi Uday Singh, who's based in Mumbai, where she's been reviewing restaurants for the Times of India for 27 years. She wrote the country's first ever restaurant guide and another 38 books. With us too is Faye Mashler, who's been a restaurant critic for London's Evening Standard newspaper for 46 years. You heard a bit of one of her reviews a moment ago. And Besha Riddell, who's based in Melbourne, is with us too. She's spent more than a decade critiquing restaurants in the US, and she's now the New York Times restaurant critic for the whole of Australia. Like Faye, she's no stranger to the scathing review. So, Besha, when you wake up on the morning something particularly unsparing has been published, do you feel a little uneasy? Uneasy isn't the word. I think, I don't know, it's somewhat excitement. People wouldn't get so angry if they didn't think that you restaurant critics have great... The situation in India is quite different from what Faye and Besha have recounted, because we actually have only very recently become restaurant...